Ciao a tutti, oggi parleremo di cos'è l'epicondilite e quali sono i fattori scatenanti. Prima puntata di una miniserie dedicata alla comprensione e alla gestione dell'epicondilite. A questo punto... Facciamo prima di tutto un piccolo disclaimer che vedrete ora. Vi siete mai ritrovati ad afferrare un oggetto o ad appendervi in parete e sentire un fastidio ai lati del gomito? Probabilmente è o era un'epicondilite. Si può chiamare in vari modi: epicondilite laterale e mediale, epicondilite ed epitrocleite, tendinopatia degli estensori del polso e delle dita, tendinopatia dei flessori del polso e delle dita e così via. Al di là di questo, una cosa è fondamentale: capire cos'è e capire perché si presenta. Quindi, l'epicondilite cos'è? L'epicondilite è una tendinopatia, quindi un'infiammazione dei tendini, dei flessori appunto o degli estensori del polso e delle dita, che vanno ad inserirsi, quindi tutti questi tendini vanno ad inserirsi in un unico punto che è all'esterno del gomito per gli estensori e all'interno del gomito per i flessori. Ora cerchiamo di comprendere la dinamica dell'infiammazione. Le strutture del nostro corpo sono in grado di tollerare un certo stress. Finché ci manteniamo al di sotto di questa soglia, i tessuti continuano ad adattarsi e migliorano la loro forza e la loro capacità di tollerare questi stress. Può succedere che per svariati motivi lo stress cumulativo superi questa soglia. Quando questo stress supera la soglia, provoca una conseguente infiammazione di questi tessuti. Se il soggetto è allenato e abituato a tollerare molto stress, potrebbe presentarsi solo una leggera infiammazione. Quando invece si è sottoposti a stress importanti o i propri tessuti non sono abituati a tollerare grandi stress, può succedere che l'infiammazione diventi più importante e soprattutto duratura. Quindi quali sono gli stressor che possono portare ad un'epicondilite, che sia mediale o laterale? In primis lo stato di allenamento. Quindi più sono allenato e più ho abituato nel tempo i miei tessuti a tollerare sempre più stress, più le probabilità di infiammarsi sono ridotte. Perché dico nel tempo? Quindi mi sono abituato nel tempo, ho abituato nel tempo i miei tessuti, perché come potete aver notato durante il periodo del lockdown, in cui molti hanno iniziato ad allenarsi più di quanto facessero prima, oppure hanno iniziato ad allenarsi di punto in bianco, è successo che molti abbiano sottoposto il loro corpo a un volume di stress maggiore rispetto al solito e soprattutto a stress meno vari, non potendo andare a arrampicare fuori, non potendo variare le attività. E questo ha portato molti a iniziare a sentire dei fastidi più o meno importanti ai gomiti. I tendini, i legamenti, le capsule articolari sono delle strutture che non vanno ad adattarsi come nei muscoli in breve tempo, ma hanno bisogno di mesi e anni per avere un adattamento. E quindi che cosa succede? Che alla fine della quarantena, del lockdown, molti sono usciti alquanto malconci. Un altro fattore è lo stress che forniamo al nostro corpo, alle nostre strutture, nell'attività di tutti i giorni. Quindi se faccio un lavoro particolarmente faticoso o ripetitivo, o se mi metto un weekend all'anno ad improvvisarmi giardiniere muratore in bianchino, può darsi che vada a sottoporre il mio corpo ad uno stress che può superare questa soglia. E quindi nuovamente andiamo ad infiammare i nostri tessuti. Il terzo fattore invece è il ritorno dopo periodi più o meno lunghi di inattività.
perché lo consideriamo? Non è che se stiamo fermi 2 settimane buttiamo nel bidone il lavoro di mesi o anni, ma semplicemente se mi fermo, il mio corpo in acuto, quindi in acuto vuol dire 1-2 settimane, è meno abituato a tollerare degli stress importanti e perciò si potrebbe rischiare di superare la nostra soglia nuovamente e ci porta poi dopo di nuovo a dare fastidio ai nostri epicondili. Per questo fare 1 o 2 settimane di ritorno a regime pieno è consigliabile nel caso si facesse uno stop di più di 1 settimana. Il quarto fattore può essere un trauma che possono essere anche microtraumi ripetuti oppure un trauma importante come una caduta, casomai sul gomito, che può causare un'infiammazione che quindi non necessariamente è data da uno stress, ma può essere appunto dato da un impatto. Ci sono anche degli esempi di personaggi discretamente famosi nel mondo dell'arrampicata che a seguito di una caduta sul gomito poi dopo hanno riportato delle infiammazioni che gli hanno fatto penare per mesi e mesi. Quindi state attenti a non cadere. Il quinto fattore è l'età. L'età può essere considerato un fattore legato al fatto che si tende a diventare sempre più sedentari e quindi sempre meno capaci di tollerare stress con il passare degli anni. L'età la teniamo come fattore per questo motivo, piuttosto che considerare l'età dal punto di vista prettamente numerico. La nostra lista dei fattori è finita, ovviamente ce ne saranno molti altri, se ce li volete scrivere nei commenti qua sotto siete i benvenuti e ne possiamo anche discutere, fatemi una call, guardate sul sito di SPT Performance. E l'ultimo accenno che vorrei fare è sulla gestione degli stress che forniamo con gli allenamenti. Quando arriviamo ad infiammarci, la soglia di tolleranza si abbassa perché i tessuti infiammati non hanno la stessa capacità di dissipare gli stress dei tessuti sani. Quindi, una volta che ci si è infiammati, continuare imperterriti con lo stesso allenamento sperando che prima o poi passerà, ci preclude la possibilità di iniziare a gestire l'infortunio dal suo insorgere, piuttosto che dopo settimane o addirittura mesi che si è presentato. E con questo, per questa puntata è tutto, ci vediamo alla prossima!